Benvenuti sul mio canale, io sono Electra Bones e oggi concluderemo il nostro viaggio all'interno del mito Jannik Sinner. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con una stagione 2022 dove per la prima volta il nostro rosso della Valpusteria aveva subito un fermo e addirittura un piccolo arretramento nella sua ascesa verso i piani alti del tennis. Il nostro carotino riprenderà a brillare? Continuerà il cammino straordinario verso il suo sogno? Diventare il numero 1 del tennis? In realtà sono forti segnali a sottolineare che forse l'Italia ha tra le mani più che un ottimo tennista. Anche se, dopo la deludente vicenda Quincy, molti appassionati rimarranno ancora con i piedi ben piantati a terra. Mettetevi comodi e venite a scoprire cosa succederà in questo nuovo video. Pronti a partire? Non scordatevi il like, iscrivetevi al canale e andiamo! All'Australian Open 2023 ancora una volta sarà Stefanos Tsitsipas a fermarlo ai quarti. Ma stavolta, sul terreno della Rod Laver Arena, Sinner venderà cara la pelle in una battaglia alla pari durata 5 set e 4 ore. A febbraio, a Montpellier, Sinner raggiunge l'ottava finale in carriera e conquista il 7° titolo ATP, battendo Maxime Cressy. Diventa il primo italiano nell'albo d'oro del torneo francese. Ad aprile, nella semifinale del torneo di Miami, batte per la prima volta un numero 1 del ranking, il suo avversario principe, Carlos Alcaraz. Dovrà però arrendersi, come 2 anni prima, a un passo dal titolo nell'ultimo atto del torneo, battuto in finale da Medvedev, sua principale bestia nera. 6 sconfitte a 0 lo score tra i due. Ad ogni modo, batte un altro record, diventando il primo italiano a giocarsi 2 finali Master 1000. A Monte Carlo viene sconfitto in semifinale da Holger Rune al terzo set, dopo una lunga interruzione per pioggia che cambia l'esito della partita. Ma Sinner raggiungerà il suo best ranking, si spingerà fino al numero 8. Ancora una volta la stagione sul rosso è avara di soddisfazioni, cederà agli ottavi degli internazionali d'Italia a Roma contro Cerundolo e verrà eliminato al secondo turno del Roland Garros da Daniel Altmaier, che lo batterà in 5 set. Ma dopo questo calo si riprenderà con gli interessi nella seconda parte di stagione. A Wimbledon diventa il più giovane tennista italiano ad aver raggiunto la semifinale di uno slam. A impedirgli l'accesso in finale, come nell'anno precedente, è il 7 volte campione Novak Djokovic, che si impone in 3 set. Ad agosto vince il suo primo Master 1000 a Toronto, battendo in finale De Minaur per 6-4, 6-1. Diventerà il secondo italiano a vincere un Master 1000, 4 anni e mezzo dopo l'impresa di Fognini a Monte Carlo. Nel torneo ATP 500 di Pechino mostrerà al mondo tutti i suoi progressi. Sconfiggerà in semifinale il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, diventando il primo giocatore nel circuito ATP a batterlo per ben 4 volte. E successivamente, in finale, riuscirà finalmente a trovare il giusto controgioco contro l'ostico Daniil Medvedev e a batterlo per la prima volta in carriera dopo ben 6 sconfitte consecutive. Qualcosa è cambiato. Ha dimostrato a tutti che può giocarsela con qualsiasi tennista del circuito. Dei giocatori attivi, l'unico scalpo a mancargli è quello del pluricampione Novak Djokovic. Questo trionfo gli permetterà di raggiungere il numero 4 del mondo, eguagliando il record italiano da quando esiste il ranking computerizzato, che apparteneva ad Adriano Panatta e risaliva al 24 agosto 1976. Sono contento che lui mi abbia eguagliato quel primato, sicuramente lo potrà proprio migliorare, ma questo qui è fuori di dubbio. Lui ha battuto, più che ha battuto, ha preso a pallate Alcaraz in semifinale e oggi ha vinto il torneo perché ha battuto anche Medvedev, per cui un altro torneo molto importante di Pechino
che si aggiunge a quelli che aveva già vinto. È un ragazzo molto forte, un ragazzo per bene, un ragazzo molto serio, che si allena tantissimo e che ha come obiettivo diventare il numero 1 del mondo. A Vienna raggiungerà la finale e con il secondo successo consecutivo su Medvedev conquisterà il suo 10° titolo ATP, eguagliando ancora un altro record di Panatta. L'ennesima vittoria contro il russo dimostrerà che il gioco di Sinner ha veramente raggiunto un altro livello. I media di tutto il mondo, sportivi e non, cominceranno seriamente ad accorgersi del talento del ragazzo altoatesino. Forse questo giovane italiano riuscirà veramente a lasciare il segno nella storia del tennis. A riprova di ciò, nelle successive Nitto ATP Finals, Sinner compirà una cavalcata impressionante. Otterrà 4 vittorie consecutive, battendo non solo Nole nel round robin per la prima volta in carriera, ponendo così fine a una serie di 19 vittorie consecutive del serbo, ma anche la giovane promessa Rune e ancora Medvedev in semifinale. Riuscirà a fermarlo a un passo dal titolo solo un Djokovic in ritrovata splendida forma contro un Sinner forse un po' sottotono ed emozionato alla sua prima finale delle finals. In ogni caso, ancora una volta è il primo italiano nella storia capace di arrivare in fondo al torneo più prestigioso dell'anno. Ma l'anno stellare di Sinner non finisce qui. Il 26 novembre 2023 Sinner guiderà la squadra italiana alla conquista di una seconda storica Coppa Davis, il campionato mondiale a squadre. Un traguardo che mancava agli azzurri da 47 anni, cioè dalla vittoria in finale sul Cile nel 1976, compiuta da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. Sconfiggerà per la seconda volta Novak Djokovic in semifinale, annullandogli un match point. E poi, non contento, lo batterà con Sonego anche nella sfida di doppio. Pensate un po'? Nole era rimasto imbattuto in questa manifestazione da 12 anni e da ben 20 incontri. Sarà poi sempre Jannik a segnare il punto decisivo in finale contro l'australiano Alexander de Minaur, regalandoci la tanto agognata insalatiera. Ciliegina sulla torta di questa stagione mirabile sarà la conquista di ben 2 premi agli ATP Awards di fine anno. È lui il giocatore maggiormente migliorato nel corso del 2023 e anche il preferito dai tifosi. Anche in questo caso, primo italiano da giudicarseli. Se negli anni precedenti Jannik aveva frantumato qualche interessante record, sarà questo l'anno in cui si farà veramente la storia del tennis italiano. E non solo. Il vento è cambiato e ce ne eravamo già accorti a fine stagione scorsa. Sinner non è ancora stanco di mostrarci quanto è migliorato. Da qui in avanti inizierà un'impresa epica, senza precedenti nella nostra storia. All'Australian Open 2024, in semifinale, sconfiggerà per la 3ª volta Novak Djokovic. Pensate un po', il serbo era rimasto imbattuto nelle 10 semifinali precedenti. Approderà così in finale vincendo il suo primo titolo slam contro il russo Daniel Medvedev, dopo una battaglia dura ed emozionante, rimontando sotto di 2 set. Sarà il primo italiano a vincere il trofeo dell'Australian Open e il secondo ad affermarsi in un titolo slam in campo maschile nell'era Open dal Roland Garros conquistato da Adriano Panatta nel lontano 1976. Sinner non vuole smetterla di vincere e realizzando ben 15 vittorie di seguito si porterà a casa anche il trofeo del successivo ATP 500 di Rotterdam, battendo in finale ancora una volta il povero de Minaur e mettendo in bacheca il suo 12° titolo. Questo filotto non succedeva da ben 23 anni, dalla vittoria di Lleyton Hewitt che nel 2001, trionfando agli US Open, si era poi imposto anche nel successivo torneo a Tokyo. Inoltre, questo risultato gli consentirà di raggiungere la 3ª posizione del ranking, primo italiano della storia nell'era Open a spingersi così in alto in classifica.
Dopo essersi fermato alle semifinali nel torneo di Indian Wells, vincerà a Miami il suo secondo titolo 1000, battendo in finale Grigor Dimitrov, con il risultato di 6-3-6-1. Con la conquista del suo 13° titolo, il ragazzo della Valpusteria continua la sua scalata, piazzandosi al secondo posto della classifica ATP. Un problema all'anca rallenterà la corsa del nostro pel di carota e purtroppo per noi italiani lo costringerà a saltare gli internazionali di tennis di Roma. Una volta rimessosi in sesto, riprenderà il suo slancio con un ottimo piazzamento al secondo slam dell'anno. Arriverà per la prima volta in semifinale a Roland Garros, dove verrà sconfitto in 5 set dal futuro vincitore dello slam parigino, ancora lui, Alcaraz. Anche senza trionfare a Parigi, il 10 giugno raggiungerà il vertice della classifica mondiale, il primo numero 1 italiano della storia. All'ATP 500 di Halle vincerà il suo 14° titolo, primo in carriera su erba, sconfiggendo in finale il numero 9 del mondo, Hubert Hurkacz. Tra l'altro anche suo compagno di doppio in questo torneo. Una curiosità, non riuscirà invece nello stesso giorno la doppietta dei fidanzati. Anna Kalinskaya, nuova fiamma di Sinner, arrivata in finale al torneo WTA di Berlino, verrà sconfitta dall'americana Jessica Pegula. O Pegula. Boh. Sinner raggiungerà per la terza volta i quarti di finale a Wimbledon, ma verrà fermato al quinto set dopo una battaglia durissima durata 4 ore. Il russo, dopo 5 sconfitte consecutive, riuscirà a imporsi sull'alto atesino non in forma fisica perfetta. E saranno proprio i problemi fisici, aggravati anche da una tonsillite, che lo costringeranno a saltare anche le Olimpiadi, uno degli obiettivi di inizio anno purtroppo. D'altronde Sinner, fino a quel momento, in conseguenza delle sue vittorie, era stato uno dei giocatori rimasti in campo più di tutti ed era naturale che il suo corpo prima o poi avrebbe richiesto una tregua. Il riposo darà i suoi frutti e dopo essersi fermato ai quarti del Master 1000 canadese, vincerà il suo terzo torneo 1000 a Cincinnati, battendo in finale Francis Tiafoe e portando a 15 il numero dei tornei vinti. A settembre, a New York, Sinner vincerà il suo secondo slam, confermandosi il re del cemento del 2024. Conquisterà il trofeo dello US Open alla sua prima finale sul cemento americano contro il giocatore di casa Taylor Fritz, infliggendogli 3-7-0. E frantumando i sogni degli americani che aspettavano da anni una vittoria. In una partita dove il predominio dell'alto atesino era stato netto. E con un cammino verso la finale condotto da vero numero 1. Sì, Jannik Sinner è il campione dell'Open degli Stati Uniti, batte Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5, 2 ore e 16 minuti, secondo titolo slam dell'anno. Altri grandi record abbattuti. È il primo maschio italiano ad aggiudicarsi questo titolo dopo la grande impresa nel femminile di Flavia Pennetta nel 2015. Ed è anche il primo italiano a vincere 2 slam nello stesso anno in singolare. La sicurezza di Sinner riguardo ai suoi mezzi fisici e mentali ha raggiunto livelli ultraterreni. Dopo aver perso la finale al China Open contro Alcaraz, il giovane dai capelli rossi non perderà più, aggiudicandosi tutte le partite rimanenti della stagione. Vincerà il suo 4º titolo Master 1000 a Shanghai, battendo in finale per la terza volta di seguito Novak Djokovic. E dopo il mancato successo dell'anno prima, in finale, Sinner si aggiudicherà, come giusto che sia, il trofeo riservato agli 8 migliori giocatori della stagione. Vincerà il suo primo titolo in Italia all'Inalpi Arena di Torino, senza perdere neanche un set, disputando la finale contro Fritz e sconfiggendolo in maniera ancora più netta rispetto alla precedente sfida svoltasi a New York. Ma la fame vien mangiando e a Malaga, in occasione delle finals di Coppa Davis, sarà ancora lui a trascinare la squadra italica a ripetere il successo dell'anno precedente. La vittoria contro l'olandese Talon Griekspoor darà il punto decisivo che ci permetterà di mantenere l'insalatiera nella nostra penisola.
Grazie a questa vittoria diventerà l'unico tennista ad essersi aggiudicato 2 tornei del Grande Slam, 3 Master 1000, le ATP Finals e la Coppa Davis nell'arco della stessa stagione. Oltre a 73 vittorie a livello ATP e 8 titoli conquistati durante l'anno. Inoltre è il primo italiano a raggiungere e, successivamente, a concludere l'anno come numero 1 del ranking mondiale. È scoppiata la Sinner mania. Il 2025 non poteva iniziare meglio. Nel primo slam dell'anno, nella terra dei canguri, Sinner parte da numero 1 del seeding e da nettamente favorito, non disilludendo le attese. Arriva all'atto finale perdendo solo 2 set e senza mai mettere in discussione le sue vittorie. Il suo avversario sarà un rinvigorito in forma smagliante dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fuori dal circuito per diversi mesi, Sasha Zverev, numero 2 della classifica ATP. Ma se la prima finale slam di Jannik era stata molto combattuta e incerta fino alla fine, contro un Medvedev insidioso e determinato, in questa seconda occasione contro un Sinner molto più maturo, sicuro di sé e ormai abituato alle partite di vertice, per il suo avversario non sembra esserci alcuna chance di vittoria. Jannik infatti chiuderà l'incontro 3-7-0, confermandosi ancora una volta campione del cemento australiano. Altri record infranti e stavolta non solo italiani. Con 47 vittorie nei primi 50 match da numero 1 ATP arriva ad eguagliare Jimmy Connors e Bjorn Borg. Inoltre è l'unico italiano a vincere 2 edizioni consecutivi dello stesso torneo del Grande Slam nell'era Open. C'era riuscito solo Nicola Pietrangeli vincendo 2 Roland Garros di seguito nel 1959 e 1960. Con questo ennesimo trionfo, Sinner manderà un messaggio forte e chiaro. È lui il numero 1 del mondo e non ha alcuna intenzione di alzarsi e cedere questo trono dorato. In quest'anno ha dimostrato di essere cresciuto ancora in tutti i settori del suo gioco, ha rafforzato il suo fisico e soprattutto la sua forza mentale, già di per sé straordinaria. Ad oggi, battersi contro di lui deve essere un'esperienza tragica e sconfortante per chiunque. La distanza tra lui e il resto dei giocatori è aumentata ulteriormente. Lo dimostra il campo e la classifica. Inoltre, il ragazzo di Sesto Pusteria sta trascinando con sé anche tutto il movimento tennistico italiano, che sta vivendo un periodo eccezionale con l'attuale record di ben 11 giocatori presenti tra i primi 100 del mondo. Come avrete notato, non ho trattato in questi 3 episodi il caso Klostebol, perché avrebbe portato via molto tempo distraendoci dal nostro percorso tennistico. Ma ho dedicato un video apposito per raccontare questo episodio. Vi metto il link in descrizione. Mi azzarderò a dire, e me ne assumo la responsabilità, che stiamo ormai uscendo definitivamente dal periodo mitico dei Fab Four e stiamo entrando nell'epoca Jannik Sinner. Cosa ci riserverà il futuro? Riuscirà Alcaraz, l'unico ad oggi che sembra in grado di opporsi seriamente al nostro campione, a tenere un livello e una continuità che quest'anno sembra essergli mancata in generale, tale da sfidare il vertice della classifica e creare così un vero e proprio duopolio? Riusciranno i nuovi talenti e pretendenti al trono a inserirsi permanentemente in questo confronto per ora solo a 2 giocatori? A queste domande ci risponderà solo la storia. Noi mettiamoci comodi e godiamoci la sfida. Stay tuned, stay curious.